Esiste un arcipelago a metà tra il Nord e il Sud America dove è possibile trovare spiagge e ambienti tropicali paradisiaci sperduti in un angolo del Mar dei Caraibi ancora inesplorato. Un arcipelago formato da centinaia di isole abitate da una comunità indigena che, scappata dalla foresta del Darién, vive lontana dalla società moderna. Custode di leggende e storie di esploratori ancora mai raccontate. Benvenuti su alcune delle isole più belle e remote dell'America Latina. Benvenuti alle isole San Blas o Gunayala, il paradiso indigeno del Centro America. Anche qui sono finito in modo del tutto imprevisto. Strano, vero? Non l'avevate ancora assolutamente sentito in questi video. Avrei dovuto visitare altri luoghi della Colombia e poi volare a Panama, quindi stare lontano dal Darien Gap e anzi volarci sopra, per passare una settimana nella bellissima provincia settentrionale di Bocas del Toro. Tuttavia, una volta scoperta la natura turistica e da parte in spiaggia di quella parte del paese, ho capito che avrei dovuto immediatamente cambiare rotta e dirigermi in un luogo di cui tutti, nel punto della Colombia in cui mi trovavo, parlavano bene. Ho deciso quindi di cambiare i miei piani all'ultimo e di prendere parte ad un tour organizzato nel giro di pochissimi giorni assieme a 3 altri ragazzi francesi, verso alcune delle isole più stupefacenti che esistano su questo pianeta. Stiamo lasciando ora Puerto Valdivia, che è il primo porto militare con anche aeroporto a Panama, quindi sono già a Panama. E la barca che ci farà fare il nostro viaggio per le San Blas è questa, una lancia minuscola. Il mare oggi era mosso già nel viaggio di stamattina, quindi cerchiamo di non morire semplicemente. Queste isole si possono raggiungere esclusivamente via barca da diversi punti di partenza della costa colombiana e pochi altri di quella panamense. Le isole si distribuiscono per un arco di 180 km e sono per la maggior parte distanti appena 2 km dalla terraferma, facilmente raggiungibile in barca, ma in gran parte disabitata e coperta dalla giungla del Darién. Le isole sono abitate esclusivamente dal popolo Kuna o più propriamente Guna, una comunità indigena di circa 50.000 persone distribuita su territori che vanno dall'entroterra dell'Istmo di Panama all'arcipelago delle San Blas, da loro chiamato arcipelago Gunayala, ovvero Terra Guna. Ai Guna piace dire che l'arcipelago sia formato da 365 isole, una per ogni giorno dell'anno, di cui solo una cinquantina però sarebbero abitate. Alcune isole sono attrezzate con strutture simili a dei veri e propri bed and breakfast, come li potremmo immaginare in Europa per esempio, mentre altre sono della grandezza di veri e propri scogli. Su di esse non vi è altro che una spiaggia e 2 capanne. Per quelli di voi che si chiedono, a parte il bagno, vabbè che ci sono 2 water, per quelli di voi che si chiedono com'è l'igiene in questi posti, come si fa ad andare in bagno, no? Chiaramente c'è il bagno, c'è anche la doccia per lavarsi, ve la faccio vedere. Una bacinella di acqua dolce grande e una bacinella più piccola, con una tavola obliqua e la terra, con una sorta di fosso per far uscire l'acqua. I Guna crescono imparando la loro lingua come lingua madre e lo spagnolo è una seconda lingua, non parlata benissimo da tutti. Le scuole ci sono solo sulle isole più grandi e a differenza di altre località dell'America Latina, la vista di un europeo qui può ancora destare molta curiosità. Ehi! Ciò che è certo sulla loro origine è che i Guna migrarono verso il Mar dei Caraibi dal Darién, stabilendosi soprattutto nell'arcipelago che si affacciava subito di fronte alla sua costa a seguito di conflitti con i colonizzatori spagnoli nel 1500 e 300 anni dopo, nel 1800, con altre popolazioni indigene, gli Emberá. Li abbiamo visti nel video precedente, ma purtroppo non li ho incontrati dal vivo. Ci sono poi tradizioni e miti che servono a spiegare alcuni fenomeni naturali che per noi umani altrimenti sarebbero difficili da comprendere e da spiegare. Ad esempio, come per molte popolazioni nel mondo, i Guna credono che una particolare anomalia genetica o malformazione del corpo sia dovuta ad una benedizione di Dio. Fula Martulega llama Sipu. Sipu. Ajá. En español dice Fula. Fula, y significa que Dios la mandó. Ajá. ¿Quiere ver? Sí, ¿Reconocer? sí, claro, sí puedo, sí. ¿Puede ser Fula con ella? Ah, él tiene miedo. ¿Ella tiene miedo? Sí. ¿Me puedes traducir un poco? Así que pueda comprender. En Kuna, ¿cómo se dice? ¿Cómo te llamas? Iggy Benuga. Iggy Benuga. Ella sabe. Yaxi Belén. Si chiama Belén, ha Ajá, dicho. sí, Belén, Yaxi Belén. Con una proporzione di un sipu ogni 145 persone, quella registrata nel popolo Guna è forse la più alta densità di albini mai registrata al mondo. I figli della luna, così chiamati nella mitologia Guna, vivono però purtroppo quella che almeno dal punto di vista medico è più una condanna che una benedizione. Una vita sotto un sole tropicale che ne causa diversi problemi fisici sin dall'infanzia, che non permette ai bambini di uscire quasi mai dall'ombra delle capanne e che nella maggior parte dei casi non permette loro di superare i 40 anni di vita.
nosotros no lo mandamos afuera, Ajá. pero ya ahí está bien solado, Ajá, pero eso. claro. Si a veces él quiere jugar, nosotros dicen no lo salga afuera, pues. Ok. Comprar la crema o ropa, entonces. Dale. Muy Gambi. No, estoy bien. Gracias. Do il benvenuto a Isla Pino, una delle altre tantissime isole dell'arcipelago. Purtroppo il tempo non è dei migliori perché questa stagione non è una stagione del tutto consigliata per visitare le San Blas. Un'altra delle cose che possono lasciarci sorpresi su queste isole è la bandiera del popolo Guna, sua bandiera ufficiale a partire dalla rivoluzione Guna del 1925 e dall'istituzione della Repubblica di Thule. Se la parola Guna in Dule Gaia significa infatti persone, questo popolo in realtà ha sempre preferito definirsi con il nome Dule o Thule. Lo stesso nome che, a seguito di scontri con la polizia panamense nel febbraio del 1925, prese la Repubblica indipendente dalla brevissima durata di circa 2 settimane, proclamata in protesta contro lo Stato di Panama, che in quei giorni tentò di privare la popolazione Guna delle proprie tradizioni, forzandone la scolarizzazione, la cristianizzazione e rimuovendo gli ornamenti dai corpi delle donne. La Repubblica di Thule non ebbe certo vita lunga, ma portò ad un definitivo riconoscimento e ad una maggiore autonomia di questo popolo. Questa bandiera, quindi, in uso da quei caldi giorni del 25, fu disegnata dalla nipote, allora undicenne, di uno dei capi della rivoluzione, Simral Colman, e non ha chiaramente alcuna connessione con il partito nazista, che nel 1925 era praticamente appena nato. Pero sé que desde hace unos años dejaron usarlo algunas personas porque por la asociación con el nazismo. ¿Es legal usarlo o qué? Ah, vale, el gobierno no dice nada sobre esto porque es el símbolo histórico de la comarca. Oltre a questa particolare bandiera, i tratti più distintivi della società Guna sono i loro ornamenti e il loro artigianato, entrambi aspetti di cui possono occuparsi e che possono appartenere unicamente alle donne e agli Omeyid, ovvero uomini nati con sembianze di uomini che assumono l'aspetto e l'identità tradizionalmente associati alle donne. Le donne hanno un ruolo importantissimo nella società Guna e sono viste come l'incarnazione della divinità creatrice del mondo. Proprio per questo solo loro possono tessere le molas, dei tipi di tessuti ornamentali originariamente indossati dai Guna come vestiti e oggi prodotti anche a scopi decorativi e venduti ai turisti, che con complessi motivi colorati possono rappresentare anche leggende sulle origini dell'universo. Mi nombre Amelia. Amelia. Sí. ¿Y llevas toda la vida viviendo aquí en San Blas? Sí. ¿Tienes vergüenza? Tranquila. ¿Cómo se llama? Isa. Isa. ¿Qué cocina? Arroz. No habla español, lo habla un poquito español. ¿Tú cómo te llamas? Hello, Toby, mi niña. Ah, ¿es tu niña? ¿Puedo filmarla? Así mismo es. ¿Cuántos años tiene? 10. ¿Hablas español? Aquí en la sociedad Guna las mujeres tienen mucha importancia. Tienen más importancia que el hombre. Sí, porque no tenemos que perder la cultura de nosotros. Tra gli aspetti che spettano più agli uomini che alle donne ci sono la pesca e il procacciamento di risorse naturali. La maggior parte di queste si trovano sulla terraferma, dove i Guna si recano con i cayucos, delle lunghe barche ricavate da tronchi d'albero e mosse attraverso l'uso di vela o remi. Queste imbarcazioni sono in realtà molto comuni in tutte le Americhe, grazie alla facile reperibilità dei materiali con cui sono costruite. Per il trasporto su lunghe distanze, però, non illudetevi, si ricorre oramai alle barche a motore. ¿Por qué en Isla del Perro las mujeres pueden usar los motores, manejar a los motores y en otras islas no? Porque acá casi no llega agua en tubería. ¿Por qué no llega como en las Porque islas? la tubería toma donde hay río, Ajá. hay muy lejos. Siempre cogen agua natural allá en el río. Acá. Ah, vale, en el Darien. Ah, ok. Sulla terraferma si possono trovare poche comunità direttamente a ridosso del Darien, che andando verso ovest mano a mano prende il nome di Cordillera de San Blas. Coloro che vivono sulla terraferma però non vivono in modo diverso o particolarmente migliore della parte di popolazione insulare. Come abbiamo visto nel video precedente, infatti, la giungla antistante alla parte sudorientale di questo arcipelago è uno degli ambienti più inospitali e selvaggi della Terra, non solo per la presenza di gruppi paramilitari, trafficanti di droga e perché è il punto di strozzo di una delle rotte migratorie più pericolose del mondo, ma anzi e forse soprattutto per la presenza di specie animali molto pericolose e di un ambiente difficile in cui poter sviluppare una società.
Questa informazione la scoprirono ancora prima di me, ancora prima di tutti gli esploratori e avventurieri, ancora prima di tutti i criminali e migranti che ancora oggi attraversano questa giungla, una delle popolazioni più improbabili da incontrare in una storia di un posto del genere. Una popolazione che a sue spese portò avanti uno dei progetti più ambiziosi, fallimentari e anche determinanti della storia del colonialismo europeo. I primissimi a scoprire la difficoltà a stabilire una comunità stabile nel territorio della terraferma che oggi appartiene alla comarca di Gunayala di Panama furono infatti gli scozzesi. Di fronte alle coste di Caledonia, nome non casuale, una delle prime isole che ho visitato e la più orientale tra le isole densamente abitate dell'arcipelago, si trova una piccola baia oggi quasi del tutto disabitata se non fosse per poche capanne, chiamata Puerto Escocese. Questa baia fu teatro alla fine del XVII secolo di un evento curioso. L'unico tentativo mai messo in atto dalla Scozia, prima che questa facesse parte del Regno Unito, di creare una propria colonia, per esercitare la propria potenza geopolitica ed accrescere quella economica. Quale posto migliore per tentare di mettere i bastoni tra le ruote alle altre nazioni europee occidentali di quello che si aveva ormai compreso essere un punto di grandissima vicinanza tra gli oceani Atlantico e Pacifico, l'Istmo di Panama, da cui poter controllare un eventuale traffico di merci terrestre dal Mar dei Caraibi all'Oceano Pacifico. Le navi scozzesi arrivarono sulla costa orientale del Darien in 2 spedizioni tra il 1698 e il 1699 e qui vi costruirono un forte e il villaggio dove si sarebbero insediate più di 1000 persone. Nuova Edimburgo. La neocolonia scozzese sarebbe però presto andata incontro ad un triste destino. Tra il malcontento per la cattiva organizzazione della colonia, la paranoia di un imminente attacco da parte degli spagnoli che rivendicavano il dominio su quella parte di America e la continua perdita di colonie a causa di malattie e penuria di cibo, lo schema del Darien, così venne chiamato il progetto coloniale, fu un totale fallimento. La Scozia investì nel Darien Scheme un capitale oggi stimato attorno al 20% di tutto il denaro in circolazione nell'economia scozzese di allora. Migliaia di imprenditori persero per questo tutto il proprio capitale e ogni famiglia scozzese dell'epoca perse qualcuno nei 2 tentativi. Di fronte ad un tale disastro, la Scozia fu messa all'angolo. Molti storici oggi sono concordi nel dire che il fallimento della colonia del Darien, nell'attuale comarca di Gunayala, sia stato uno dei fattori principali che probabilmente concorsero alla stipulazione dei 2 atti di unione politica tra il Regno di Scozia e il Regno d'Inghilterra. Gli Acts of Union del 1706-1707, oggi ricordati da ogni britannico, ma con ancor più certezza ricordati da ogni scozzese, che decretarono la nascita di una nuova potente nazione, dal nome di Gran Bretagna. I Guna sono un popolo con tanti segreti e di conseguenza l'arcipelago di Gunayala e le isole San Blas sono un arcipelago con tanti segreti. Ancora oggi queste persone si rifiutano di dire alcune cose che riguardano la loro vita e il loro territorio alle persone che vengono da fuori, figuriamoci ai turisti. Todo lo que tú ves el paraíso, todo lo que área verde que tú ves, todo tiene su dueño, la finca. Cada isla tiene un dueño. Cada isla tiene dueño y cada isla tiene su regla y cada isla tiene su autoridad. Nosotros decimos Saila en español. Saila? Saila es la autoridad máxima. Pero no podemos en contra de la cultura cuna, siempre estamos a favor de la cultura. Hay muchas cosas que no se puede revelar. ¿Tú me entiendes? Ah, vale. Sí, por eso Que no se pueden decir a los demás. Sí. Pero nosotros todavía conservamos nuestra cultura y respetamos nuestra cultura. Los clientes que vienen es más atraer del paisaje y de la cultura. Importante la cultura y después el paisaje, porque el paisaje tú puedes ver todos los animales del mar y de la tierra y las aves. Aquí todavía, bueno, nosotros conservamos nuestros animales. Prefiero vivir más que la ciudad y el otro mundo. Prefiero 1000 veces quedarme en Gunayala, porque Gunayala es mejor playas y mejor lugar y mejor sitio del mundo. La mayoría de los cunas prefieren más estar en Gunayala, porque aquí es un paraíso. Todos lo quieren entonces, todos quieren la vida aquí. Sí. Da qui anche i litigi interni agli stessi Guna e la decisione non condivisa da tutta quanta la comunità di accogliere i turisti all'interno di questo fragilissimo arcipelago che, secondo molti studi, purtroppo, nel giro di poche decine di anni sarà completamente sommerso dal mare. A questo terribile destino si aggiunge il problema dello smaltimento dei rifiuti, spesso esacerbato da una presenza turistica che non fa altro che aumentare la quantità di rifiuti di ogni tipo sulle isole e che i Guna, in assenza di un vero e proprio sistema organizzato di smaltimento e riciclo, in molti casi gettano semplicemente in mare. Il mio viaggio per fortuna posso dire essere stato sempre all'insegna di cibo cucinato dai Guna e niente di importato dall'esterno. Ma la maggior parte delle agenzie turistiche che organizzano viaggi in queste fantastiche isole, anche le più gettonate e costose, sono tra i principali agenti del problema. Ciao a tutti, oggi ultimo giorno alle San Blas, si sveglia presto, sono le 6 del mattino, ci aspetta una traversata di ben 4 ore
per la terraferma, per Cartier. Almeno i ragazzi francesi si fermeranno un'altra notte per delle isole, ma io devo andare diretto a Cartier per prendere la Jeep che mi porterà poi a Panama City oggi pomeriggio. La traversata di oggi sarà la più lunga in assoluto, almeno per me, e il mare non promette per niente bene. Vediamo se sopravvivo. Dopo che ci è stato detto che la navigazione avrebbe preso solamente 3 o 4 horas, dopo diverse avarie all'imbarcazione che trasportava me e i 3 ragazzi francesi in prima fila di fronte a una ventina di panamensi curiosi che mi hanno guardato vomitare nel Mar dei Caraibi, Il motore ha avuto un problema, si è riempito d'acqua, quindi viene messo a posto, il motore viene pulito e sono stato malissimo, come si capirà dal mio tono di voce in questo momento. dopo più di 6 ore di navigazione turbolenta, e con turbolenta intendo che le nostre colonne vertebrali hanno rimbalzato senza sosta su una panca di legno che non stava attaccata alla barca, e infine, dopo una promessa, mancata ovviamente, di uno stop per fare colazione a metà del viaggio, Il piede di tizio. Stiamo delirando. Ormai non ce la facciamo più, abbiamo tutti cominciato a ridere come dei pazzi. È mezzogiorno, sono le 12, siamo in mare da 5 ore e mezza. E il desayuno, todavía no hemos desayunado. El desayuno a las 12. sono finalmente arrivato nella parte occidentale dell'arcipelago. Dopo 6 ore di viaggio, che dovevano essere 3 e mezza, siamo arrivati nell'ultima isola. Sto riprendendo con il cellulare perché qui non c'è molto da riprendere, è piccola, è estremamente turistica e non mi piace per niente. Qui sono tutti quanti turisti, sono solamente capanne, tutte le capanne che vedete sono solamente capanne per turisti, il bagno è molto più attrezzato, che in realtà è un bene, però significa che è molto più turistico, e siamo a solamente mezz'ora dalla terraferma. Infatti dovrò prendere l'ultima lancia per arrivare a Cartier sulla terraferma e da lì 2 ore e mezza di jeep per arrivare a Panama City. Diciamo che più dentro sei nell'arcipelago meglio è, più vicino sei a Panama più è pieno di gente senza molto di bello da vedere. A Casco Viejo, nel pieno della città storica di Panama, Panama City, che finisce il mio viaggio alle isole San Blas e a Panama, in Centro America. Vi ringrazio per averlo seguito fino a qui, vi chiedo scusa sempre per la qualità delle riprese con il cellulare. Spero un giorno di poter tornare alle San Blas, soprattutto per visitarle più approfonditamente, per conoscere ancora meglio la storia dei Cuna e scoprire tante altre isole, visto che ne ho scoperta una quantità piccolissima rispetto al numero di tutto l'arcipelago. Grazie a tutti, ciao!